Benvenuti in un nuovo unboxing di un Hot Toys in scala 1 a 6 direttamente dall'universo di Star Wars, in particolare da episodio 2, l'attacco dei cloni. Sto parlando di Anakin Skywalker, una delle doll da me più attese dell'universo di Star Wars del 2024, perché dal prototipo sembrava promettere davvero benissimo. Recuperata come sempre da ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Raga, ogni tanto leggete la sta descrizione e non perdiamo altro tempo, raga, cominciamo subito con l'unboxing di Anakin. Quelli che vedete qui disposti sono tutti gli accessori in dotazione a questa versione di Anakin tratta da episodio 2. Ho già visto un paio di cose che mi fanno un po' storcere il naso, ragazzi, ma ne parliamo con calma. Cominciamo come sempre dalla basetta, dotata di due elementi diorama, che vedremo più nel dettaglio fra un istante, ma vediamo la basetta in sé. C'è ovviamente la possibilità di inserire il supporto, che questa volta, ragazzi, non vi mostro perché è sempre lo stesso identico supporto per tutte le doll. Forma rettangolare, questa volta leggermente diversa da quanto siamo abituati a vedere. Va a riprendere un pochino quella che è la pavimentazione della fabbrica di droidi di episodio 2, con questo contorno un po' seghettato, quasi a ricordare un ingranaggio, varie sfumature di grigio, nero e bianco. E sulla parte frontale la classica targhetta cromata con il logo di Star Wars ed il nome Anakin Skywalker. Questa basetta ha la particolarità di poter essere implementata da questi cosi, non so veramente come definirli, vanno un po' sì a richiamare il diorama sempre della base della fabbrica di droidi, ma la particolarità è che, ok, possono essere applicati lungo tutta la basetta, tutto il perimetro della basetta, ma non hanno un modo per applicarli, insomma, quindi non hanno un magnete o nient'altro, quindi andrà semplicemente messa la basetta in questo modo e poi appoggiati vicino, magari messo questa parte qui fra un ingranaggio e l'altro, ma insomma un'implementazione della basetta che secondo me è alquanto inutile. Passiamo poi agli effetti whoosh, che in questo caso sono due, perché due sono anche le spade laser a disposizione di questa versione di Anakin. Ne abbiamo uno blu e uno verde. Hanno la classica forma già vista e rivista per le Hot Toys dei Jedi, con il solito difetto che c'era anche in Mace Windu, quindi una sfumatura del colore che non ha abbastanza curvatura per quanto mi riguarda, per come la penso io, e sembra sempre che le spade laser siano state utilizzate in questo modo. Per il resto buona la colorazione, comunque sia, con, come al solito, una parte più di un colore più intenso che va via via sfumando verso la trasparenza. Stessa colorazione ovviamente troviamo anche nelle lame classiche, una azzurra anche qui e una verde, nulla di particolare, ovviamente la stessa lunghezza, questo mi sembra il minimo, e nulla di che. Andranno poi applicate a quelle che sono le elze a disposizione, ce ne sono due ovviamente con la possibilità di essere illuminate a LED, ovviamente con cavo USB-C che Hot Toys non fornisce. Queste invece sono quelle che possono essere esposte in modo più classico, quindi andando ad applicare effetto whoosh o lama direttamente all'elsa. Ci sono due elze perché una è quella originale di Anakin, che poi all'interno della fabbrica dei droidi viene distrutta, e l'altra invece è quella che viene fornita ad Anakin subito dopo. Anche qui sempre la stessa qualità di queste elze di spade laser, molto ben fatte, molto ben dettagliate, ottima la verniciatura, così come lo sculpt. A proposito di spade laser, adesso è il momento di vedere queste. Hanno a livello di sculpt la stessa ovviamente forma, la stessa verniciatura di quelle che abbiamo appena visto, ma hanno la particolarità appunto di poter essere illuminate, come con il solito metodo, ovvero c'è un HUB fornito da Hot Toys dove si potrà andare ad applicare la spada laser in questo modo, e poi io mi sono procurato un cavo USB-C, vi faccio vedere molto velocemente come funziona. Si potrà appunto andare a mettere in questo modo, andare a collegare ad un power bank, anche questo dovete averlo voi, quindi metterlo di tasca propria, e poi tramite il tastino on
così c'è l'illuminazione. Vi spengo un secondo la luce per farvi rendere conto, ma già immaginate quale sia il grado di luminosità di queste spade laser, ragazzi. Rischio di essere ripetitivo, ma dico sempre le stesse cose, ma purtroppo questo sarà l'effetto, quindi una illuminazione abbastanza intensa, decente, anzi dai, molto buona, non voglio essere particolarmente cattivo, qui in corrispondenza dell'Elsa, ma il tutto finisce lì, non essendo illuminata a LED tutta la spada laser, tutta la lama, questo sarà l'effetto che avete. Anzi, qui adesso c'è ancora un po' di luce, ma vi assicuro che l'effetto non è poi molto più intenso di questo. Qui, dal mio punto di vista, ragazzi, ancora una volta, io penso che ci siano molti miglioramenti da fare dal punto di vista dell'illuminazione di queste spade laser. Abbiamo poi a disposizione il solito accessorio utilizzabile per andare a muovere gli occhi di Anakin in un modo molto semplice. Basterà andare a rimuovere la parte posteriore dei capelli di Anakin facendo una massima attenzione. Le due parti sono ovviamente unite tramite magneti e poi potremo o utilizzare l'accessorio oppure semplicemente utilizzare le nostre mani per creare delle cose orribili come in questo caso, oppure delle espressioni un po' più carine come Anakin che guarda leggermente verso l'alto per dargli un pochino di serietà in più. Non sono molto bravo a fare questa cosa, mi ci vuole un po' di tempo ragazzi, ma ecco, dare un po' più di espressività a questa testa, ma ne parleremo fra pochissimo ragazzi, era giusto per introdurvi la qualità di questo purse. L'HUB di cui parlavamo prima ovviamente può essere applicato alla cintura di Anakin con i soliti due supporti, uno per applicare l'HUB al supporto della basetta e l'altro invece per andarla ad infilare in questo modo alla cintura. Parliamo adesso invece del braccio, il braccio alternativo di Anakin, che dal punto di vista della verniciatura e della scultura è molto bello, con questo oro, questo color dorato molto acceso e i vari dettagli dei fili, anche questa parte argentata, molto bello. Però ragazzi, come vedete, non è articolato, assolutamente. Quindi un braccio così morto con la mano aperta sarà tutto quello che potrete ottenere da questo accessorio. E questa cosa ragazzi secondo me non sta né in cielo né in terra. Già avevamo visto in Anakin di episodio 3, non ricordo se avevo mai portato il video di Anakin di episodio 3, ma forse no, sul canale, ma comunque vi era un braccio in quel caso nero, perché appunto è quello di episodio 3, che era completamente articolato, proprio in ogni sua parte. E qui invece è stato fatto un passo indietro. Esaminiamo poi la cappa, la tunica di Anakin, che è piuttosto pesante, di un tessuto abbastanza robusto e ruvido all'esterno, mentre molto morbido e liscio all'interno. Dovrebbe essere cablato, verifichiamo, sì, ha un cablaggio abbastanza leggero, ma va bene così, l'importante è che lo sia, e dovrebbe esserlo anche dalla parte del cappuccio, esatto, come immaginavo. Andiamolo un attimo a provare su Anakin, visto che ce l'abbiamo qui a portata di mano. Vediamo un po', non ha le maniche ma va inserito soltanto in questo modo. Poi ovviamente adesso io ragazzi sto tenendo la doll in orizzontale, ma provate un attimo ad immaginarvela addosso. Va a nascondere un po' tanto della doll secondo me. E vediamo un attimo questo cappuccio, perché di solito questi cappucci di Hot Toys non fanno il loro lavoro come dovrebbero. Vediamo un attimino se andandolo a modellare un secondo si riesce a combinare qualcosa di bello. Assolutamente no. Forse non sono io abbastanza bravo, ma comunque queste due parti, come vedete, per quanto si voglia modellare anche un pochino meglio, esteticamente non viene bellissimo, ma sarebbe bastato magari andare ad applicare un paio di magneti su queste zone per far sì che il cappuccio stesse più in posizione. Molto probabilmente non lo esporrò mai con questa tunica, ragazzi, però comunque è un'aggiunta buona, ma anche qui maggiore cura secondo me non avrebbe guastato. E veniamo poi alle mani, che sono disponibili in 3 coppie più quelle rilassate che sono già montate di default su Anakin. Sono tutte simmetriche, abbiamo una mano a palmo aperto per l'utilizzo della forza, da cui vediamo comunque la solita cura nei dettagli
di Hot Toys con le varie venature, le unghie che sono scolpite e verniciate in modo egregio, anche i palmi sono meravigliosi, nessun segno di usura, nessun segno di sporco, nulla, ma comunque sono delle bellissime mani. Poi ne abbiamo invece due per l'impugnatura della spada laser, nulla di particolare, che abbiamo visto già tantissime volte, e invece due pugni completamente chiusi. E dopo una sezione accessori non proprio positivissima, adesso è il momento di analizzare la doll. Una doll che dal punto di vista estetico a me piace molto. So già che cosa starete pensando, l'head sculpt, il viso non è lo stesso del prototipo e sono d'accordo con voi. Io non credo che sia in questo caso un problema di sculpt quanto invece di verniciatura. Spesso accade che la verniciatura dei prototipi viene effettuata da artisti di un determinato livello. Poi però i prodotti finiti possono cambiare e questo secondo me è il caso. Nonostante tutto, però, io credo che sia un ottimo head sculpt. È Christensen, è facilmente riconoscibile, molto somigliante, ma il viso non è tanto espressivo, tanto profondo, tanto praticamente identico a quello che abbiamo visto nel prototipo. Comunque, nonostante tutto, ragazzi, io vi dico, buoni i tratti somatici, buona anche la fattezza dei capelli, se vedete ci sono dei dettagli di capelli un pochino più corti sulla fronte, cosa che andiamo a ritrovare anche qui dietro. Se andate a togliere questa parte, come vedete, è un dettaglio in più che comunque viene coperto dai capelli, inutile, però è una cosa che ho notato quando prima ho rimosso la parte posteriore della testa per farvi vedere i joystick. È un qualcosa di inutile, però è comunque un dettaglio. Buona anche l'espressione degli occhi, che si valorizza ancora di più, lo rende ancora più vero se, come vi dicevo in precedenza, li spostate con anche magari un'angolazione della testa che va a seguire l'andamento degli occhi. E i capelli, ragazzi, comunque sono bellissimi, sono scolpiti in modo egregio, non sono sfumati, almeno forse solo una parte di essi. E qui c'è la treccina di Anakin che è realizzata ovviamente in plastica morbida, anche questo valorizza un po' il tutto, così come il punto di giuntura, questo codino sempre in plastica morbida. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, è la solita tunica Jedi realizzata con un tessuto piuttosto morbido, molto buono. Vedo che c'è del cablaggio sulle maniche, bellissima cosa questa, mi fa molto piacere, anche perché queste maniche mi sembrano un po' troppo gonfie, quindi magari bisognerà andarle un attimino a modellarle poi in fase di posing. Purtroppo questa doll è piena di pleather e questa è una cosa che non mi piace affatto. Non so, anche qui non è un quantitativo, diciamo, di avessero usato la pelle vera, non penso che Hot Toys sarebbe andata in bancarotta, ma anche per questo Anakin la scelta di Hot Toys è ricaduta sul pleather. Qui, come vedete, questo effetto mi piace tanto, questo eccesso di tessuto che rende il tutto molto più realistico, ma purtroppo io penso proprio che dovrò andarlo a modificare proprio per paura che questa parte con il tempo si possa spaccare. Questa è una doll che così come andrà Anakin dovrà fare un bagno nel 303 Protectant per cercare quantomeno di farlo durare il più possibile, ma speriamo che non ci siano di questi problemi. Poi il vestiario comunque è molto ben realizzato, c'è anche il sottotunica con questo marrone un po' più chiaro, questo beige in realtà. E poi se ci spostiamo invece verso la cintura è abbastanza fissa, forse questa parte in pleather, sì, questa può essere rimossa, c'è uno scratch qui come vedete, può essere rimossa, quindi più semplice per quando dovremo andare a passare il prodotto appunto, anche questa realizzata in pleather con i vari elementi che vedete invece in plastica. Qui ovviamente c'è l'alloggiamento per la spada laser, per la spada laser, qualora decidessimo di mettergliela appunto in vita piuttosto che in mano. E Hot Toys ovviamente fornisce anche dei piccoli accessori che avete visto sicuramente nella sezione accessori, che serviranno per applicarli alla spada laser per poi metterla qui.
Questa parte vedo che invece non è cablata, e questo qui è un altro controsenso, perché le maniche sono cablate, vediamo anche se... Anche questa parte, no, questo no, ma la gonna è cablata, esatto. La parte diciamo sottostante di questa specie di gonna anch'essa è cablata, anche questa un po' troppo gonfia, secondo me andrà sistemata un attimo. Però varie parti cablate, quindi buone per un posing, ma questa parte in pleather invece no, anche qui quindi posing realistico un po' limitato. Anche una cosa che dimenticavo di dire dell'head sculpt, la cosa che a me personalmente non piace è che o dovevano darci un head sculpt alternativo o questo qui comunque è un head sculpt che difficilmente si può utilizzare in un posing diciamo un po' più dinamico, in pose da combattimento e quant'altro, il che rende l'effetto whoosh che viene fornito secondo me completamente inutile. Almeno se uno se ne frega, fa comunque un posing da combattimento, va bene, però diciamo che questo viso non è proprio applicato e adatto, applicabile e adatto ad una posa di combattimento. Spostiamoci invece più in basso dove troviamo pantaloni sempre ovviamente in tessuto di un colore un po' più scuro rispetto alla tunica e poi gli stivali che abbiamo già visto in altri doll di Hot Toys, anche qui rigorosamente in pleather, completamente in pleather. Anche qui abbiamo già visto in altre doll come Hot Toys stessa abbia utilizzato altri tipi di materiali che sono molto simili, che restituiscono davvero tanto la resa della pelle, ma non si sa per quale motivo scelgano ancora il pleather. Ormai ragazzi bisogna rassegnarsi. Comunque, a parte questo, ottima la fattura di questi stivali, anche delle varie cinghie, dei vari elementi che li compongono e anche l'effetto weathering sia sulle scarpe che su tutta la lunghezza dello stivale. Peccato perché secondo me resta una bellissima doll per tante cose, un Anakin classico, comunque abbastanza somigliante a Christensen e tutto quello che è, ma secondo me alcune scelte ancora dubbie fatte da Hot Toys. Diamo un'occhiata veloce alle articolazioni, partendo come sempre dalla testa che può girare a destra e sinistra liberamente, muoversi anche lateralmente, piegarsi in avanti più o meno fin qui e all'indietro anche di parecchio, svelando questo gap bruttissimo da vedere, sembra di avere a che fare con una SH Figuarts, male. Butterfly joint alla spalla, braccio che può alzarsi lateralmente fino a superare la linea di 180 gradi, stessa cosa può fare ovviamente in avanti e all'indietro, anche se all'indietro un pochino limitato. Doppia articolazione al gomito, rotazione del bicipite e movimento libero anche del polso. Veniamo adesso al torace che può piegarsi in avanti di più o meno una 45 di gradi, all'indietro stessa cosa, forse meno perché è limitato anche dal vestiario. Può ovviamente anche ruotare a destra e a sinistra e muoversi anche lateralmente. Veniamo poi alle gambe che possono essere sollevati fino a superare la linea orizzontale, all'indietro solite limitazioni, doppia articolazione invece al ginocchio e movimento della caviglia sia in avanti, in su che in giù, molto limitata comunque, probabilmente dallo stivale, e rotazione del braccio con questo rumore della caviglia che fa quasi impressione. Diamo il benvenuto ad Anakin, un Anakin non ancora posato nello scaffale di episodio 2. A confronto con C3PO, il Conte Dooku, Yoda, Mace Windu, Jango Fett e i droidi. Devo dire che nonostante i difetti, comunque nonostante non sia ancora posato, anche se io ovviamente gli darò una posa da museo, fa la sua bella figura in collezione, dai. E qui lo vediamo anche nello scaffale di episodio 3, vicino ad un Obi-Wan di cui spero facciano una versione tratta da episodio 2, Cody, e poi sempre Anakin, come vedete l'head sculpt è notevolmente differente, nonostante non sia lo stesso del prototipo, comunque ha un'ottima qualità questo head sculpt.
Ed eccomi di nuovo qui in compagnia di Anakin per le considerazioni finali su questa doll e per la conclusione del video. Deluso? Nì. Per tante cose sicuramente sì, per altre un po' meno. Sicuramente sorpreso. Sorpreso di aver trovato una doll che aspettavo da tanto tempo, secondo me una delle promesse maggiori per quanto riguarda la linea di Star Wars per il 2024, di averla trovata un po' downgradata, si dice? Rispetto quantomeno al prototipo. Questa cosa l'ho vista soprattutto appunto nel volto, da cui mi aspettavo qualcosina di più. Non sono un esperto in materia, ma credo appunto, come dicevo durante il video, che sia un problema più che altro di painting più che di scultura. Poi solito vecchiume per gli accessori, secondo me questa cosa dell'USB-C non funziona, continuo a lamentarmene perché è bruttissimo vedere una doll piena di fili, andrebbero nascosti sì nella sottotunica, nella sottoveste eccetera, per avere alla fine cosa? Una spada laser che con un LED in cui si illumina soltanto all'inizio e non arriva nemmeno alla fine alla punta della lama. Assolutamente inutile, e questa, ragazzi, ricordiamoci sempre che è tutta roba che noi paghiamo. Si dovrebbe fare un passo in avanti, non viene fornito un cavo USB-C, non viene fornita una fonte di alimentazione, quindi secondo Toys per ogni doll noi dovremmo avere un cavo USB-C a parte, cioè a sé, e una fonte di alimentazione. Sì, ci sono dei power bank che possono avere insieme 2 o 3 USB-C, ma se uno come me ha una collezione di Star Wars con un display di Jedi, deve avere praticamente non so quanti power bank, quanti scavi, quanta roba all'interno della collezione, quando invece si potrebbe implementare il sistema di illuminazione. Ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è con un cavetto, un qualcosa che arriva fino a sotto i piedi e si va a collegare alla basetta, dove magari c'è una batteria, un qualcosa che permette l'illuminazione. Ora, non è l'unico difetto, abbiamo già parlato nella sezione accessori di quelle che sono le cose che secondo me non vanno, anche si continua ad utilizzare il pleather, il maledetto pleather che fa venire l'ansia a tutti i collezionisti di Hot Toys, e si prova come sempre a passargli il prodotto, il 303, si prova a farle durare il più possibile, ma comunque c'è sempre questo dannato problema. Quindi o si usano materiali migliori, più duraturi, oppure cambiate questo cavolo di pleather, soprattutto per gli stivali dove praticamente è inutile, è veramente inutile utilizzare il pleather per gli stivali. Detto questo, raga, per il resto a me comunque come doll anche nel posing è piaciuta tanto, si vede cambiando l'espressione, andando a girare un po' gli occhi, viene effettivamente fuori Anakin, mi piace, in collezione è bellissima, non utilizzerò praticamente nessuno degli accessori se non la spada laser come sempre, e fa la sua bella figura, raga, quindi sono nel globale soddisfatto, ma ce l'ho sempre con Hot Toys per non aver ancora portato migliorie da questo punto di vista. So che è una doll vecchia, nel senso che è stata annunciata ormai un po' di tempo fa, gli annunci di adesso già sono più avanti a livello tecnologico, sarà l'uso del silicone e tante altre bellissime cose. Spero appunto per il futuro che verrà fatto questo passaggio tecnologico anche da parte di Hot Toys, anche se dubito che vedremo almeno nel giro di pochi anni, ci vorrà un bel po' di tempo, una nuova versione di questo Anakin che a me invece piace tantissimo. Detto questo, raga, mi sono prolungato tantissimo, vi chiedo scusa, ma era giusto dirvi queste cose. Ricordatevi appunto che ho preso questa doll su ilcolossodinerd.com, fateci un salto perché c'è tantissima roba bella. Detto questo, io vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, anche se non vi è piaciuta la doll mettete comunque mi piace al video, fatevi questa cortesia perché mi aiutate tantissimo, iscrivetevi al canale e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao raga, a presto!